Ho analizzato più di 220 esterni destri in giro per tutto il mondo e sono arrivato ad individuare il profilo perfetto con cui sostituire Denzel Dumfries. Ci sono cascato di nuovo, è successo di nuovo. Care amiche e cari amici di Passione Inter, dopo il grande successo avete molto apprezzato i contenuti che vi ho portato in questi anni su Passione Inter, quando siamo andati alla ricerca di un possibile sostituto di De Vrij prima, di un sostituto di Skriniar poi, e l'anno scorso anche dell'erede di Onana, dei contenuti che ci hanno dato tante soddisfazioni con tanti nomi che abbiamo azzeccato e che sono diventati poi molto interessanti. E allora, visto che vi è piaciuto molto, lo avete chiesto a gran voce, sono sempre più insistenti le voci su un possibile addio di Denzel Dumfries, siamo in attesa di un incontro decisivo per capire la sua situazione, e allora ho deciso di partire alla ricerca letteralmente in giro per tutto il mondo del miglior sostituto possibile dell'esterno olandese, ma non l'ho fatto con sensazioni personali, opinioni o quello che mi suggerisce Football Manager, troppo facile così e soprattutto troppo impreciso. Ho preso un database, oltre 200 esterni destri, 228 mi sembra il numero esatto, letteralmente in tutto il mondo, dal Messico all'Asia, un po' di tutto. Ho affrontato un percorso analitico molto dettagliato, basato su delle statistiche molto approfondite, e quest'anno, a differenza degli altri anni, ho aggiunto anche un passaggio con l'intelligenza artificiale, che ormai è immancabile, sto già smanettando molto e l'ho utilizzata in questo contesto. Mi ha permesso tutto questo di arrivare ad un profilo che, secondo le statistiche, rappresenta il miglior sostituto possibile per Denzel Dumfries, almeno per la ricerca che ho fatto io. Una ricerca che si basa su una metodologia che non si discosta troppo in realtà da quella che viene utilizzata anche dagli scout e dagli osservatori professionisti, e ne abbiamo avuto conferma anche su come poi si sono mosse diverse dinamiche di mercato negli anni, ma che questa volta ci porta anche ad una sorpresa con delle considerazioni aggiuntive che dobbiamo fare. Quindi adesso vi faccio vedere tutto il percorso. Prima di tutto però, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto condividete questo contenuto. Fatelo vedere magari a qualche amico, qualche amica, qualche tifoso appassionato anche di scouting, perché usciranno fuori anche tanti nomi molto interessanti da monitorare magari in ottica futura. Vi invito a condividerlo il più possibile, perché non so in realtà quanti altri facciano dei contenuti di questo tipo e facciano dei contenuti così pazzi, con così tanto lavoro dietro. Di lavoro ce n'è stato tanto e ne approfitto per ringraziare anche i nostri abbonati al club di Passione Inter, perché questo contenuto nasce in collaborazione con il nostro club, ovvero questa ricerca l'abbiamo fatta in diretta insieme ai nostri abbonati al club del livello triplete. Su passioneinter.club ci siamo riuniti più volte durante queste settimane e 2 settimane fa di fatto ho fatto vedere tutto il dietro le quinte di come si fa una ricerca di questo tipo. Hanno partecipato attivamente, proponendo loro dei nomi, proponendo loro delle caratteristiche e una visione più approfondita di questo argomento. Quindi se anche a voi piace mettere le mani in pasta in contenuti come questo, piace anche l'argomento scouting e molto altro, ecco, su passioniter.club facciamo questo, facciamo tante altre analisi, contenuti dedicati alla nostra community, che trovate appunto nella nostra community dei sostenitori su www.passioneinter.club. Ora vi porto dentro tutta questa analisi fino ai risultati finali e alle considerazioni aggiuntive, chiedendovi massima attenzione, mi raccomando, ad ogni passaggio che andiamo a fare, perché ho preparato una presentazione che vuole essere la più lineare possibile per darvi tutti gli strumenti per seguire bene, però attenzione, perché altrimenti alcuni passaggi, se ve li perdete, ecco, poi non vi tornerà il perché di determinate scelte. Mettiamola in questa chiave qua. Condivido subito la presentazione. Allora, una presentazione in cui ho messo delle premesse iniziali con cui approcciarci a questa ricerca. Una ricerca che si basa molto su statistiche, su dati. Sono stato il più oggettivo possibile in questa analisi. Nell'essere il più oggettivi possibile, però, inevitabilmente alcune cose intangibili passano in secondo piano, come ad esempio il peso dell'esperienza. È difficile andare a quantificare come un giocatore che è abituato a giocare, non lo so, in una squadra di media fascia in Bundesliga, possa risentire di un passaggio all'Inter, che è un contesto sicuramente molto diverso. È un fattore che quindi, con alcuni accorgimenti, qui mi sono fatto aiutare dall'intelligenza artificiale soprattutto, ho cercato di tenere in considerazione nei vari tagli che poi vado ad effettuare per arrivare al giocatore giusto. Quindi è un fattore intangibile, però da considerare questo salto all'Inter, così come va considerato anche il fattore delle statistiche legate al contesto. Un conto è giocare in un Inter che è più votata all'attacco, un conto è magari fare l'esterno destro in una squadra totalmente chiusa in difesa.
per fare un esempio, comunque che gioca molto di più sulla corsia opposta, per dire. Quindi questi fattori vanno sempre considerati. Ho fatto poi una calibrazione, diciamo, dei dati basandoli sui contesti e dando anche dei coefficienti di difficoltà ai vari contesti in cui giocano. Il secondo punto è quello più importante, secondo me, all'interno di questa ricerca. La ricerca parte dall'obiettivo di andare ad individuare il profilo più simile possibile a Denzel Dumfries. Cioè, io vado a identificare quindi il giocatore Dumfries, cerco il giocatore più simile, perché l'obiettivo di partenza è fare in modo di trovare il giocatore che fuori Dumfries, dentro il nuovo giocatore X, non c'è troppo scossone nel gioco dell'Inter, non c'è troppa variazione, troppe difficoltà. Se vado a sostituire Dumfries con un giocatore con caratteristiche molto diverse, questo inevitabilmente ha un impatto su tutto l'impianto di gioco e su tutta la squadra, ed è un'analisi che va condivisa con Simone Inzaghi. Siccome Simone Inzaghi non può partecipare a questo video, io parto nella mia ricerca alla ricerca del profilo più simile a Dumfries, possibilmente ancora più forte, quindi caratteristiche così, ma volendo statisticamente ancora migliore, se si può trovare. Il terzo punto è che, partendo da queste premesse, nel corso di questa lunga ricerca mi sono imbattuto in una sorpresa, secondo me, molto interessante, che va tenuta in considerazione e che porterò nella seconda parte di questo contenuto andando più avanti. Quindi ora partiamo. Come abbiamo fatto questa ricerca? Come detto, oltre 200 esterni candidati, 228 mi sembra, come dicevo, come numero esatto, e sono andato come primo passaggio a tagliare tutti i calciatori improbabili. Quindi inutile, secondo me, andare ad analizzare un giocatore di 37 anni che magari ha appena rinnovato il contratto di un anno e gioca in Serie B tedesca. Diventa abbastanza improbabile che possa essere un obiettivo dell'Inter, a prescindere dal suo rendimento. Quindi, così come sono andato a tagliare, che ne so, il Calabria di turno, capitano del Milan, per quanto possa essere ai margini del Milan, dubito che possa essere un acquisto dell'Inter in questa fase, in questo momento. Quindi tutti i profili veramente improbabili, sia per motivi di mercato, sia per motivi di passaporto, eccetera, eccetera, li abbiamo tagliati. Questo è il primo passaggio. Anche dei panchinari di Serie A, ecco, questo abbiamo l'elenco con dei costi, i costi sicuramente di cartellino o ingaggio troppo alti sono stati tagliati. L'ultimo passaggio del taglio, secondo me anche quello più interessante, è quello della soglia delle presenze, cioè Dumfries comunque negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, ha giocato 87 partite in totale, mi sembra di ricordare, nelle ultime 2 stagioni. Se vado a fare un confronto con dei giocatori che negli ultimi 2 anni hanno giocato 23 partite in totale, 27 partite in totale, è un confronto abbastanza improbabile, perché Dumfries, intanto le statistiche su un campione più piccolo chiaramente sono falsate. È più facile mantenere un certo rendimento per 27 partite, mantenerlo per 87 è decisamente più difficile. Ma poi comunque il mio obiettivo è quello di trovare un giocatore simile a Dumfries, no? E allora un giocatore che ti fa 87 partite vuol dire che ti ha dato anche delle garanzie dal punto di vista fisico e della presenza e anche del rendimento, altrimenti 87 partite non le avrebbe fatte. Quindi ho tagliato quei giocatori che non raggiungevano almeno le 40 presenze o comunque non hanno avuto continuità e hanno avuto tanti problemi fisici o sono appena sbarcati in prima squadra, per esempio. Questo quindi era un altro taglio secondo me molto importante. A questo punto ho effettuato una divisione in fasce di valore, cioè per agevolare il mio lavoro, la ricerca e poi la presentazione finale, tagliati tutti gli improbabili con tutti i tagli che vi ho detto prima, ho diviso i giocatori in 3 fasce. La fascia alta, con valore tra i 21 e i 30-32 milioni di euro circa, questa è la cifra che ho messo come massima, mantenendo però il livello dell'ingaggio alla portata. Quindi se a 30 milioni di euro e un ingaggio da 5-6 milioni, l'ho escluso perché è una cifra molto alta che difficilmente l'Inter andrà ad investire, almeno secondo me in questo momento. Però comunque se sono dei costi veramente alti li ho tagliati. Se sono dei costi inferiori o simili ad una cifra che l'Inter potrebbe incassare da Dumfries o potrebbe anche rinnovargli il contratto, andare a spendere così tanto per Dumfries, l'ho tenuto dentro, mettiamo in questa chiave qua. Quindi se va sopra i 33-34 milioni, dubito francamente possa essere un obiettivo dell'Inter. La seconda fascia, quella media, è tra i 10-11 milioni di euro e i 20 milioni di euro circa, la fascia più bassa, quella dagli 0 ai 10 milioni di euro. A questo punto ho effettuato il primo taglio statistico, quindi da questa lista, dove avevo ancora circa 170-180 nomi,
sono andato adesso ad analizzarmi uno dopo l'altro tutti i circa 170 giocatori per effettuare il primo taglio sulla base di dati, statistiche, dati relativi all'ultimo anno solare, spesso portati anche all'ultimo anno e mezzo per allargare ancora di più l'orizzonte. Quali dati abbiamo considerato quindi in questo primo taglio statistico? Rispetto all'analisi che avevo fatto negli altri anni, ho aggiunto molti dati questa volta. Sono stato, per questo ci ho messo anche molto di più, perché ho analizzato 9 statistiche per individuare il primo taglio. Sono statistiche che secondo me rappresentano bene l'identikit di Dumfries, mi permettono di identificare il giocatore Dumfries. Quindi ho scelto il primo dato, vabbè, una sigla particolare, ma che ormai avete imparato a conoscere su Passione Inter, non penalty expected goal più expected assist goal, cioè quanti gol e assist sono attesi da parte del giocatore, escludendo i calci di rigore. Quindi diciamo la pericolosità, quanto ha generato in termini di possibili gol e possibili assist. Progressive carries, cioè quanti palloni ha trasportato, mettiamo nella metà campo avversario, comunque ha guadagnato campo palla al piede, mettiamola in questa chiave qua. Passaggi tentati, quanti passaggi tenta, quindi anche quanti palloni gioca durante la partita sostanzialmente. Progressive passes received, cioè quanti palloni progressivi ha ricevuto, la sua quindi attitudine a muoversi tra le linee e ricevere palloni nello spazio, quindi più di movimento e di inserimento eventualmente piuttosto che di ricezione addosso del pallone. Shot creating actions, cioè quante azioni ha generato che hanno portato poi ad un tiro verso lo specchio della porta avversario. Tackle più intercetti, un dato difensivo, quindi quante azioni difensive sostanzialmente tra tackle, contrasti e intercetti va a fare a partita. Take-ons attempted possiamo semplificarlo con il tentativo di dribbling effettuati, i duelli aerei vinti, quindi dal punto di vista anche del colpo di testa, e i tocchi in area di rigore avversaria, per vedere quanto questo giocatore si butta anche nell'area di rigore avversaria. E Dumfries è tendenzialmente un giocatore che ha delle spiccate doti offensive, con dei dati molto alti sulle azioni da gol create e soprattutto sui gol più assist forniti. Ce ne sono pochi come lui da questo punto di vista, che tende a portare il pallone ma non in maniera eccessiva, riceve sicuramente molti più palloni nello spazio di quelli che lui conduce da solo, tenta un numero di passaggi piuttosto basso, a livello difensivo si difende bene, è dominante dal punto di vista dei colpi di testa ed è tra i migliori nei tocchi in area di rigore avversaria, quindi è un giocatore sicuramente molto offensivo. Questo è l'identikit di Dumfries. Sulla base di questo identikit andiamo quindi a cercare i giocatori più simili a Denzel Dumfries in queste 9 statistiche. E questo primo taglio ci porta a diciamo ottenere una lista di calciatori che chi più, chi meno si avvicinano, assomigliano o addirittura sono migliori di Denzel Dumfries in questi 9 dati. Non vi sto a leggere tutti i nomi, per chi ci segue da YouTube siete agevolati, avete la grafica, per chi ci ascolta in podcast vi invito a fare un salto ecco, su YouTube se volete vedere tutta la lista. Vi segnalo magari brevemente la fascia alta, ci sono i profili magari un po' più conosciuti come Masraoui, Tomiyasu, Vanderson, Walker Peters, un po' a sorpresa che è appena stato promosso col Southampton in Premier League, costa tanto, però nella fascia alta lo possiamo mettere secondo me. Benjamin Henriks, Wilfried Singo del Monaco, ex Torino, e Amar Dedic, un altro profilo che è stato accostato all'Inter. Nella fascia media ci sono vari profili come Sildilia, Munoz, Sugawara, molto discusso, il nostro ex Bellanova, c'è Holm, c'è un mio pallino come Jonathan Klaus che avevo segnalato la prima volta all'Ans più di 3 anni fa e poi è esploso al Marsiglia. Ce ne sono anche altri. Nella fascia bassa c'è una lista lunghissima di tanti profili più o meno conosciuti che trovate appunto nel nostro contenuto. Se volete, anche per chi ci sta seguendo in video, fate uno screenshot e ve li potete salvare e magari potete andare a ricercare e magari mi dite se c'è qualcuno di questi che vi piace più di quelli che andrò a segnalarvi io. A questo punto faccio un secondo taglio statistico che si basa su altre caratteristiche. Abbiamo considerato altri 5 punti aggiuntivi, quindi per fare questo secondo taglio, per ridurre questa lista molto lunga, con una ventina di nomi di fascia bassa, un 12-13 forse di fascia media e 7-8 di fascia alta, per andare a ridurla ulteriormente ai soliti 3-3-3 che poi diventano 1, come facciamo sempre. Abbiamo aggiunto quindi i dati sui passaggi progressivi, cioè quanto il giocatore cerca anche di
passare il pallone in avanti e di guadagnare campo con i suoi passaggi, cosa che Dumfries è un pochino timido nel fare, lo sappiamo bene. I gol più assist, quanti effettivamente gol e assist ha segnato e fornito, non solo potenzialmente creati, ma proprio fatti, per misurare anche la precisione e la pericolosità. La percentuale di passaggi riusciti, per vedere la sua precisione, anche se questo è un dato sempre da prendere con le pinze. I passaggi in area di rigore avversaria, quindi quante volte arriva a servire i propri compagni di rigore, i propri compagni in area di rigore avversaria. E poi un altro dato difensivo, il numero di errori che hanno portato ad un tiro avversario, per capire se questo è un giocatore che magari si prende tanti rischi che hanno portato poi a creare dei problemi alla fase difensiva della propria squadra. Per dire. Dopo questo ulteriore taglio, sono arrivato a, diciamo, le battute finali, ai confronti finali. Per cui nella fascia bassa, ho segnalato in rosso i vari profili che sono stati scartati, diciamo, abbastanza, chi più chi meno, nettamente. Con l'obiettivo di individuare il giocatore simile a Dumfries, questi si discostavano parecchio. Con la fascia arancione ho segnalato dei profili chi più chi meno interessanti da tener d'occhio. Quali sono nella fascia bassa quelli interessanti a tener d'occhio? Guela 2, un profilo molto particolare, anche il fratello, credo sia il fratello, l'altro 2 molto forte anche lui, da tenere d'occhio come potenziale. Kevin Alvarez, Brooke Norton-Cuffy che però credo sia tornato all'Arsenal, quindi potrebbe essere un po' difficile da prendere, ma arriva dal Millwall. Bart Nieuwkoop, spero di averlo pronunciato bene, olandese, che l'ho scartato soprattutto per dei problemi fisici. Ho scartato anche Przemysław Frankowski, un altro giocatore dell'Ans che ho scartato più che altro perché non è giovanissimo, anche lui credo abbia 30 anni, quindi è un profilo un po' particolare e non rientrava benissimo nelle varie caratteristiche. E poi c'è Mathis Samoise, molto interessante in Belgio, e Agustin Yahi, profilo del San Lorenzo, che è già stato accostato all'Inter, che ha un potenziale, ma ad oggi su questi dati parte indietro, quindi potenzialmente potrà diventare ancora più forte, magari. Però ad oggi noi stiamo cercando quel giocatore che non mi fa fare troppo lo scossone rispetto a Denzel Dumfries. Quindi, alla luce di questo, 3 profili vengono fuori dalla fascia bassa. Joshua Wagnoman, che gioca in Germania, molto interessante. Mark Pubil, lo metto ad un livello ancora sopra, che gioca in Spagna, e 2003, se non vado errato, come età, ed ha dei dati molto interessanti. Ma un nome a sorpresa che, secondo i parametri che abbiamo preso in considerazione, si avvicina di più a Dumfries, perdendo però qualcosa dal punto di vista fisico, è il nome di Mitchell Weiser del Werder Brema, gioca in Germania, anche lui non giovanissimo, quindi da prendere un po' con le pinze, però dal punto di vista statistico nella fascia bassa, quel giocatore che nell'ultimo anno e mezzo solare ha mantenuto degli standard di rendimento e di statistiche simili alle caratteristiche di Dumfries, nella fascia bassa c'è Mitchell Weiser. Tra l'altro, guardandolo anche un po' nelle analisi video che ho fatto, eccetera, è un giocatore che come caratteristiche mi appassiona e mi incuriosisce. Più offensivo come caratteristiche, non nasce terzino convertito a quinto, ma al contrario arretra un po' come raggio d'azione, quindi da tenere d'occhio, più abile coi piedi e un pochino meno fisico. Nella fascia media centrale a livello di valore ho scartato Daniel Munoz, Emerson Royal e Neco Williams come profili. Ho messo come via di mezzo, come potenziali molto interessanti, il solito Jonathan Klaus, Raul Bellanova, anche se lo vedo un po' difficile oggi andare a ricomprarlo per vari motivi, Juan Foyt in Spagna, Kylian Sildilia, uno dei più interessanti probabilmente tra i potenzialmente emergenti, anche se non è proprio un emergente, e Wallu Sanchez. Mentre, anche Yukinari Sugawara, su cui faccio una precisazione. Sugawara è un profilo molto interessante, potenzialmente anche una grande occasione di mercato, è stato accostato all'Inter, come profilo mi piacerebbe, però rispetto a Dumfries è un giocatore molto diverso. Quindi in questo tipo di ricerca viene scartato, ma tenetelo a mente, perché è un giocatore molto interessante. Quindi per il tipo di ricerca che noi stiamo facendo invece, vengono fuori come profili molto interessanti e aderenti alle caratteristiche di Dumfries nella fascia media il nome di Alexander Ba del Benfica, che però ha avuto qualche problemino e quindi lo mettiamo terzo in questa ricerca. Il secondo è Emil Holm, che oggi è all'Atalanta, ma ci sono delle trattative in corso, potrebbe non essere riscattato, l'Inter sta monitorando la situazione, eventualmente pronta ad inserirsi nella trattativa con lo Spezia, ed è un profilo che statisticamente, dati alla mano,
corrisponde molto all'identikit di Denzel Dumfries, veramente, veramente tanto. Ma ce n'è uno che corrisponde ancora di più in questa fascia, che è Junior Dina Ebimbe, esterno destro del Eintracht Francoforte, con un passato anche al PSG, e giocatore molto interessante, molto aderente alle caratteristiche di Dumfries, che in questa fascia media segnalo in verde come quello più vicino, quello più in alto di questi tre. Nella fascia alta scarto Tomiyasu, scarto Walker Peters, metto ad un livello sotto Wanderson e Dedic perché sono comunque due profili molto interessanti, anche se non rientrano troppo in questo identikit. Segnalo Siggo del Monaco, ex Torino, conosce bene la Serie A, è stato utilizzato molto anche da difensore più arretrato in questa stagione al Monaco, quindi un po' le sue statistiche ne hanno risentito, però è un nome da tenere veramente d'occhio eventualmente, se si potesse trattare col Monaco, ma credo che chiedano delle cifre alte. Benjamin Henriks, altro profilo molto interessante da tenere d'occhio, e di statistiche siamo lì. E poi, soprattutto però in fascia alta, il giocatore veramente aderente a Dumfries e che per i canoni della nostra ricerca si posiziona bene, c'è Nusser Mazraoui del Bayern Monaco, che ha una valutazione alta, sì, però è in scadenza 2026. Il suo agente è Raffaella Pimenta, fa parte quindi di un'agenzia che ha buonissimi rapporti con l'Inter. È stato già seguito dall'Inter prima che andasse al Bayern e già l'anno scorso se ne parlava di nuovo. È un profilo che può uscire dal Bayern e l'Inter dal Bayern ha già comprato anche l'anno scorso, per esempio, Pavard. Quindi è un'operazione non semplice, però siamo nella fascia alta e comunque come ricerca a livello di dati mi esce come uno dei più aderenti. E questa configurazione qua a livello di varie fasce che ho fatto è stata poi confermata anche dall'intelligenza artificiale che mi ha analizzato tutti i dati e a cui ho chiesto un consiglio, tra virgolette. A questo punto vado a fare il confronto finale tra i singoli giocatori che ho scelto per ogni fascia, bassa, media e alta. Il confronto finale, vi lascio anche i dati a video per chi ci sta seguendo, tra Weiser, fascia bassa, e Bimbe, fascia media, e Mazraoui, fascia alta. Chi è il migliore, quindi stando a questo confronto? Ecco, mettendo nel calderone tutte quante le varie caratteristiche di questi calciatori, i dati, e interrogando anche l'intelligenza artificiale. Se volete, ripeto, fate degli screenshot così monitorate anche voi e potete dire la vostra sui dati che abbiamo raccolto su questo confronto. Il migliore alla fine risulta essere appunto Junior Dina Ebimbe, esterno destro, francese. Vi condivido anche la scheda Transfer Market, magari così vi faccio vedere anche la carta d'identità di questo calciatore, se Transfer Market ci permette di chiudere queste pubblicità piuttosto invasive. Eccole qua. Che tra l'altro su Transfer Market viene segnalato come centrocampista, ma poi in realtà ha sempre giocato da esterno, giocando spesso anche a sinistra, quindi ha una duttilità su entrambe le fasce. È un profilo relativamente giovane, perché comunque è un classe 2000, per gli standard italiani è molto giovane, all'estero invece ha già una buona esperienza. Classe 2000, 1,84 m, quindi fisicamente non è proprio enorme, gigante, ma è ben piazzato, di piede destro. Come detto, è passato nel settore giovanile del PSG, poi ha avuto diversi prestiti ed è stato riscattato l'anno scorso dall'Eintracht Francoforte per 6 milioni e mezzo di euro. Quindi oggi è uno di quei calciatori che l'Eintracht Francoforte candida a prossime plusvalenze. Quindi almeno siamo nell'ordine di grandezza dei 15 milioni di euro, per questo l'abbiamo messo nella fascia centrale. E arriva da una stagione molto molto positiva, con ben 10 gol segnati tra tutte le competizioni, 3 in conference, e 5 assist forniti, e tra l'altro ha segnato anche dei gol pesanti in termini proprio di valore. Quindi per questi motivi, per le statistiche, per lo stile di gioco, per i dati che vi ho fatto vedere prima, Ebimbe secondo me è il profilo che ti darebbe quell'impatto simile a Dumfries in termini di caratteristiche, di dati e di rendimento che sta avendo nell'ultimo anno. Ha giocato in una maniera simile, è propenso a fare quel tipo di lavoro con le caratteristiche simili a Dumfries, ma ti aggiunge anche delle caratteristiche da player trading, perché comunque è un classe 2000, secondo me è anche più pulito
dal punto di vista, della tecnica, delle giocate, anche un pochino più sfrontato nel cercare le giocate verticali, favorito anche da un Eintracht che comunque gioca anche, abbastanza verticale, però lui ha avuto dei dati così importanti anche dal punto di vista offensivo, pur giocando in una squadra che è arrivata sesta in campionato in Germania. Quindi questo secondo me dà ulteriore valore, e ha dei dati anche dal punto di vista difensivo piuttosto solidi. È comunque impressionante come sui vari dati ci fosse una corrispondenza veramente molto, molto simile. Quindi da un punto di vista puramente statistico, Ebimbe è il profilo sicuramente più interessante. Detto questo, detto questo, vi avevo parlato di una sorpresa e si apre una seconda fase di questa analisi, ovvero analizzando tutti questi dati, tutti questi numeri, tutto il rendimento di Dumfries, ho notato che su diverse statistiche, su diversi dati, Dumfries figurava addirittura tra i peggiori, ma di tantissimi altri giocatori, tipo sui passaggi tentati, ma non solo. Quindi è abbastanza evidente che sostituire Dumfries puoi andare a migliorare sostituendo Dumfries, quindi puoi trovare dei profili che ti migliorano dal punto di vista statistico alcuni passaggi, e scorrendo tutta questa lista ho visto che ci sono diversi giocatori potenzialmente molto interessanti. Quindi di esterni destri in giro interessanti ce ne sono. Però devo dire che a differenza di quello che era avvenuto con i difensori e con il portiere nel tipo di ricerca che avevo fatto negli altri anni, non ho intravisto davvero dei nuovi fenomeni in esplosione di cui nessuno si è accorto. Non mi sono balzati agli occhi, diciamo, dei rendimenti straordinari ancora inesplorati e quindi delle perle da andare a cogliere davvero interessanti. Forse ho provato a fare un accenno di questa ricerca sulla corsia sinistra. Paradossalmente ci sono più cose nascoste, più potenziali interessanti a sinistra in questo momento rispetto a quello che il mercato propone a destra. Però c'è un però molto importante. Dumfries, dal punto di vista fisico della chiusura in attacco, è un fattore. È sicuramente favorito dal gioco di Inzaghi, ma è anche la sua caratteristica fisica che fa molto la differenza, in particolar modo in Serie A. Quindi quello è un fattore che senza Dumfries va considerato, cioè posso trovare dei profili migliori che sanno palleggiare meglio, ok, però se poi fisicamente sono meno impattanti, è un Inter che continua a perdere un po' di fisico, che continua ad avere giocatori meno strutturati. Quindi quello del fisico è un altro fattore che va considerato. E mi sono accorto che tra i tantissimi che ho analizzato, anche tra quelli più interessanti che sono rimasti alla fine, ecco, quelli più interessanti forse sono tanti esterni un po' più leggerini, che sanno trattare bene il pallone, ma delle vere e proprie macchine da corsia che uniscono il fisico anche all'abilità tecnica, ne vedo veramente pochi. Quindi attenzione a questo fattore. Allora, io per andare alla conclusione vi propongo 3 domande. Alla luce di questa mia osservazione, la prima domanda che faccio è: è così giusto spingere in uscita Dumfries? È così necessario andare a valutare un profilo alternativo a Denzel Dumfries? Lo chiedo a voi. Io vi dico la mia opinione. Secondo me si può trovare qualche miglioramento rispetto a Dumfries, ma non sarei così frettoloso nel dire diamolo via a qualsiasi cifra, perché tanto si può fare meglio di Dumfries in maniera facile. Quindi io ci vado cauto su questo. Però lo chiedo a voi. Prima domanda, quindi rispondevi nei commenti. Numero 1, Dumfries vale la pena tenerlo, provare a tenerlo? Sì o no? Scrivetelo nei commenti. Numero 2, perché non valutare anche la possibilità, visto che si fa fatica magari a trovare sul mercato il profilo giusto a destra, visto che sono pochi quelli giusti secondo tutti i crismi della nostra ricerca che abbiamo fatto, perché non riprendere in mano la possibilità di riportare Buchanan a destra e poi eventualmente un altro esterno lo prendi a sinistra se vuoi rinforzare quella fascia, o comunque l'idea, ecco, di che l'erede di Dumfries possa essere Buchanan. Buchanan che dal punto di vista fisico sì, perde qualcosa rispetto a Dumfries, però nella mia ricerca sono andato a riguardarmi anche tutti i dati che aveva Buchanan in Belgio, e la sorpresa anche qui è che i dati che aveva Buchanan in Belgio lo avrebbero eletto tra i più interessanti in assoluto all'interno di questa ricerca. Quindi l'Inter si è già portata avanti, secondo me, con l'erede di Dumfries, ha già preso un profilo molto interessante per sostituire Dumfries, secondo il tipo di ricerca che abbiamo fatto noi. Però, ecco, lo stiamo impiegando a sinistra. Quindi, seconda domanda, rispondete numero 2, può essere Buchanan l'erede di Dumfries a destra? Eventualmente, scrivetemelo nei commenti. Ma, terzo punto, secondo me la domanda più interessante è
Facciamoci questa domanda: perché Dumfries non è stato più considerato un titolare nell'Inter e perché è diventato sacrificabile? Sicuramente c'è di mezzo la questione contrattuale, però è evidente che ad un certo punto Dumfries non è stato più un titolare dell'Inter. Ehm, e allora la domanda che mi faccio io è: ma non è che Inzaghi e quindi l'Inter non stiano davvero cercando un nuovo Dumfries, un giocatore alla Dumfries, ma vogliano invece un quinto che si collega di più alle esigenze della squadra e che cambia lo stile di gioco su quella fascia? Quindi non è che noi abbiamo fatto la ricerca dell'erede di Dumfries, perché per noi era obbligatorio fare quel tipo di ricerca, come vi spiegavo all'inizio, ma non è che si stia cercando un'evoluzione del gioco dell'Inter e quindi un giocatore con caratteristiche diverse e per questo Dumfries diventa sacrificabile. Ecco, questo è un potenziale spunto interessante che riabiliterebbe tanti di quei nomi che sono stati scartati nel corso della ricerca, tra cui lo stesso Sugawara, come dicevo, tra cui altri profili di fascia bassa che sono molto interessanti, ma non solo. E ci porta a fare un'ultima considerazione che prende un po' le mosse anche da quello che avviene a sinistra, perché cercare un profilo con delle caratteristiche diverse a destra potrebbe farti perdere qualcosa, per esempio nelle caratteristiche offensive del quinto, per cui non avresti più magari il Dumfries che ti va a chiudere sul secondo palo, che ti va a chiudere con i colpi di testa, eccetera, però potrebbe cambiare qualcosa favorendo quello che avviene anche a sinistra, cioè mettere anche a destra un quinto che partecipa al gioco, più partecipativo negli scambi, e che potrebbe anche essere un pochino più bloccato nelle sue azioni, potrebbe portare, che so, un Pavard a fare a destra quello che Bastoni fa a sinistra, quindi un Pavard che partecipa di più allo scambio e si butta sul fondo e quindi il quinto gli copre le spalle o funge da elemento che favorisce la triangolazione ed il gioco. Lo stesso vale per Bissek, che magari può diventare favorito, secondo me più campo ha davanti Bissek e più è favorito nelle sue sortite offensive, quindi avere una sponda di qualità e non un giocatore tecnicamente limitato come Dumfries potrebbe favorire anche un Bissek ad andare avanti e potrebbe essere Bissek nella ricerca del terzo terzo o quinto terzo a chiudere sul secondo palo, diciamo prendendosi i cross di Bastoni o di Di Marco, per esempio. E, e quindi potrebbe essere un'ipotesi che si stia cercando questo tipo di giocatore anche per avere quindi più fonti di gioco, cambiare questo tipo di assetto e favorire anche questo tipo di schieramento con la fascia destra che ricalca un po' quella sinistra. Si perde qualcosa dal punto di vista fisico? Forse, però diventa un Inter più giochista ancora e forse ancora più estrema nell'azione offensiva. Queste sono le mie considerazioni sull'erede perfetto di Dumfries, quindi vi ho portato dei nomi, il nome e delle ipotesi alternative. Spero di essere stato chiaro. Ogni vostro feedback nei commenti sarà utilissimo per me per portare avanti questa ricerca e per migliorare ulteriormente questo tipo di contenuto su cui abbiamo lavorato tantissimo. Quindi supportateci il più possibile con mi piace, iscrizioni, se vi va di utilizzare la super chat per mettere in evidenza i vostri commenti, diciamo i commenti in evidenza, ecco i super grazie nei commenti, oppure venite su passioniter.club per entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo e partecipare a questo tipo di analisi. Io vi lascio qui, ho già parlato abbastanza, ma aspetto tantissimi vostri commenti e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.